Eccoci Elena, qui con Franz. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come lo vedi? Allora, mi fa vedere che è come se fosse rimasto eh, isolato, diciamo, in mezzo a come se fosse un laghetto ghiacciato, ok? E lui è rimasto isolato dalla terraferma su un pezzo di ghiaccio. Tutto intorno è rotto e lui su questo pezzo di ghiaccio, quindi intorno a lui c'è solo l'acqua gelida e non riesce ad arrivare a riva. Ok, qualche mese la sessione di Franz. Mhm. In generale come lo vedi? Allora, mm, è come se avesse fatto, come, appunto come dice lui, la sensazione è proprio quella, no? Come se avesse fatto le pulizie grosse, ok? E adesso ha la necessità di andare nel dettaglio, no? E, e diciamo, il blocco che mi fa proprio vedere è questo essere come se fosse isolato e non riesce ad arrivare a interagire con gli aspetti suoi che vuole comunque agire nella Matrix. Ecco, non so se sono riuscita a rendere l'idea. Ok. Mm. Vibrazione. 35 miliardi in questo momento. Consapevolezza. 138. PS anima. 48. Vite precedenti. 1341. Capacità medianiche cervello. Cervello 8.9. Capacità medianiche 58%. Ma tu intendi la suscettibilità Sì, ipnotica? sì, Ah, scusa, ok. sì, sì. Suscettibilità Dice, ipnotica sì. 58%. Allora lo Mhm. spieghiamo a Franz che non lo sa perché è successo da poco. Abbiamo introdotto un nuovo valore, la suscettibilità ipnotica, quanto tu puoi andare in ipnosi considerando Elena al 100 e abbiamo capito che basta il 40 e sei al 58, quindi volendo, se in futuro tu volessi fare una diretta la puoi fare. Hai le capacità già adesso. Alla fine della sessione di solito questo numero cambia e Mm. aumenta anche. Quindi. Va bene, Franz, in una parola, così come lo vedi, un aggettivo, una parola, un'espressione, ti faccio degli esempi. A posto, incasinato, interferito, perduto, in progressione, work in progress. Come lo vedi? Dinamico. Ok, Work in progress dinamico. Mhm. i valori sono ottimi. Iniziare a 35, Mm. ottimo. Consapevolezza, PS è perfetta, 48, 50, va benissimo. Vite scarse, siamo vicini al 9 come capacità medianiche, lui è molto mentale, quindi non mi aspettavo un 10, ma 9, Mm. 8,9 è un 9. Tutto ottimo. Pagella promosso con 8. Cioè, non è il primo della classe, ma dopo una sessione è già messo molto bene. Cinema, 3 figli e di fatto è una ex moglie. Mm. È andata, uscita, è andata a vivere in un paese vicino. Sì, allora, i tre figli davanti, vedo, è come se
si prendessero un po' la responsabilità della mamma, ecco, perché vedo che continuano a girarsi a vedere la mamma se è tutto a posto, no? Ecco, questa è la caratteristica che mi viene da dire. E l'ex moglie eh, direi poco consapevole di tutto ciò che è esterno, perché vedo che dà la colpa a Franz di tutto, no? Quindi è come se lei proprio non fosse connessa con se stessa, quindi è lì ma con rabbia, cioè quasi come se dovesse essere lì per un ruolo, ecco, mi viene da dirti. Va bene. Causa esoterica, Elena, del piede destro rotto. Allora, non so che tipo di cambiamento avrebbe messo in atto Franz se non si fosse rotto il piede, ma è stato proprio un atto necessario per fermarlo. Nonostante sia successo tipo il giorno prima, 2 giorni prima del lockdown, La pandemia, sì, sì. sì. Nonostante ci sarebbe stato il fermo lo stesso, ma vedo proprio che è proprio stato un limitarlo completamente nel movimento. È come se le sue interferenze gli hanno bloccato qualcosa che lui stava per agire, un movimento importante nella sua vita, ecco. E quindi lì è stato bloccato con la rottura del piede e in quell'occasione lì gli è stato anche inserito un impianto con cui controllano i suoi movimenti e li limitano. È ancora lì l'impianto? Era stato tolto, vedo che durante l'altra sessione è stato tolto, ma sono riusciti a rimetterglielo. Ok, l'altra sessione è Mago G. Deve cercare e vedere. Ok. Impianti, no, entità eteriche, vediamole. C'è questa potrebbe sembrare Dracula, mi viene da dirti, no? La figura più vicina a quello che vedo. Questa figura, sì, Dracula mi viene da dirti proprio, secondo universo. Ed è quello che direi che è l'unica interferenza eterica che vedo. Non ne vedo altre. C'è un EDL ed è quella figura eterica, quell'interferenza eterica che cerca tutte le volte di fargli abduction, che tenta di fare abduction a Franz. Quindi ripetiamo un EDL e? E questo Dracula. Ok. Del secondo universo. E mentali? Ne vedo una che è come se quando lui è da solo è come se fosse un po' latente, quindi è quasi uno. Quando invece è in relazione con qualcuno con cui deve comunicare va a livello 4. La chiamerei orbita della dispersione, mi viene da dire, proprio come se fosse come se ci fosse una corda che parte da Franz e arriva a una piccola sfera di piombo, mi viene da dire, che inizia a girare, ok? E quindi lo fa disperdere nella sua logica. È come se si trovasse in una confusione,
no? Quindi quello che lui deve esprimere viene un po' disperso, e ci mette più tempo ad esprimerlo. Non ne vedo altre. Ok. Impianti. Ecco, questa corda con la sfera di piombo mentale, basta, e quello alla caviglia, per limitarlo. Va bene. Mago G, la sua vecchia sessione, una connessione vaga con il mondo della massoneria perché aveva ricevuto una lettera di invito a cui ovviamente non rispose. Nel frattempo la lettera l'ha bruciata. Andiamo a quel momento, dopo la sessione, perché l'aveva conservata. Andiamo a quel momento, dimmi a livello eterico cosa vedi che succede. Allora, anche quella minima connessione che era rimasta, da cui comunque in un certo modo la massoneria prendeva energia, è stato anche quell'ultimo piccolo collegamento è stato eliminato, no? Bruciando la lettera. Vedo proprio che a volte fanno degli inviti orali. Che hanno un certo collegamento, ma a volte mandano queste lettere proprio per creare, mi viene da dire, un habitat energetico, ok? Per l'energia massonica che si distribuisce un po', anche se non ci sono risposte, ma come se creassero una rete, no? Che crea un campo energetico favorevole alle loro azioni. Quindi lui bruciando questo, il collegamento a quella zona lì dove lui agisce, diciamo, nella sua vita è stato eliminato. A meno che non ci siano altre lettere a qualcun altro, però ecco. Non so se sono riuscita a descrivere quello che vedo. Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, il suo collegamento è stato eliminato. Vedo che c'è ancora il collegamento, ma probabilmente è con qualcun altro. Lui non c'entra più, ecco. Però nel paese c'è. Vabbè, quello è ovvio. Va bene. E durante il dormiveglia sente che c'è come se fosse tra due mondi. È successo 3 volte, si oppone e poi si addormenta. Abduction sono successe? Allora, prima che lui allora, c'è stata una che ti dico è quella dove gli è stato rimesso l'impianto alla caviglia. Però lo vedo, è stato messo, lui era abbastanza, in quel momento lì era abbastanza stanco e stressato, forse fine luglio, non so, mi viene questa cosa qua. E lì non si è accorto dell'abduction. Gli altri tentativi non sono andati a buon fine perché lui si è sempre accorto, quindi sono stati 4 alla fine, quei 3 in cui si è accorto e quella che sono riusciti a fare. Ok, vediamo la sua anima perché ha permesso questo. Non è un rimprovero, è una domanda, nel senso quale opportunità si è offerta permettendo questi 3 tentativi di cui è in più uno riuscito? Ecco, è come se la PS proprio dice, è come se Franz dovesse ora concentrare la sua attenzione e la sua centratura a equilibrare il suo movimento. Cioè, è come se lui si muovesse un po' in maniera maldestra, non solo fisicamente, ma anche un po' come viene, no? E questo per lui è poco funzionale, poco efficace, è come se disperdesse le energie, no? Anche l'entità mentale che si è rappresentata è proprio in questa direzione. Quindi far sì che lui centri la sua concentrazione in questo momento proprio a affinare il movimento, sia fisico che
mentale, emozionale. Mhm. Ecco, diciamo le interferenze che si sono ripresentate hanno proprio questo scopo. E lui concentri proprio a conoscere nel dettaglio i suoi movimenti, a sentire proprio come cambiano le vibrazioni quando si muove in tutte le direzioni. E quindi imparare anche a utilizzarlo. Come si chiama il suo progetto? Mm. Concentrazione di equilibrio. È come se ci fossero tutte delle come se la sua via fosse ora divisa in piccole in tanti pixel dispersi, ok? E lui dovesse avere con il suo, diciamo come se avesse un magnete interno, la sua centratura fosse un magnete interno che richiama tutti i pixel a sé e la sua strada è ben definita. Ecco. Nome della PS. Oggi. Sfera magnetica. Mhm. Della PE? Invece è sfera di cristallo, come se fosse un rivestimento, che in questo momento è come se fosse l'isolamento tra la concentrazione e la dispersione. Ecco, deve proprio trovare l'equilibrio in questa cosa. Va bene, facciamo entrare l'archetipo musica. Allora, continua a fare piroette, ok? E ad ogni piroetta rappresenta un tipo diverso di musica. Quindi si presenta un violinista, poi si presenta un cantante heavy metal, poi si presenta una cantante lirica, cioè ogni volta che gira si presenta con un tipo diverso di musica. Mhm. Mhm. E che fa l'archetipo? Allora mi dice, io continuo a girare e poi è come se la persona che si aggancia a me archetipo musica mi faccia fermare sulla musica che in quel momento vibra insieme alla persona, il tipo di musica che in quel momento vibra insieme alla persona. Mm? Mm. Ehm, vedo questa cosa anche, che però è come se ci fosse. Allora, l'archetipo musica in sé è nato in maniera molto genuina, mm? Mm. Ma siccome il collegamento con la PS diretto, con l'archetipo musica, quella originaria, ok, genuino, è molto puro, nel tempo è come se fosse stato deformato da degli elastici agganciati con dei ganci. Quindi io in eterico vedo l'archetipo, ok, e poi ci sono questi 4 elastici che deformano l'archetipo. Questi 4 elastici sono stati messi dal Deep State e dalla massoneria nel tempo. 432 è quella cosa lì? Sì. Mm. In realtà la vibrazione corretta, scusa, la vibrazione più genuina è un po' più bassa, ma Quanto? siccome 415 mi viene. Mhm. Siccome? Siccome 432 è molto vicino a 415 e quindi è come se per loro è molto più semplice confonderla con quella che vibra in maniera genuina, eh, molte persone la confondono, ma cioè, ok, non so se sono riuscita a spiegarmi. Allora, 415 vibra in maniera genuina con la PS, proprio in maniera molto centrata. 432 è un po' più alta ed è, diciamo, il punto dove le interferenze
riescono a entrare più facilmente. 4,40? Stride un po', quindi è come se una persona un po' più attenta a livello vibrazionale sente che c'è qualcosa che non ho. Ecco. Non ripetiamo il nome del metodo, ma c'è un metodo a cui lui si è avvicinato, che fornisce, che lavora a 432 e ci chiede se è valido oppure no. Però è a 4,32. A 4,32 c'è l'aggancio, vedo l'aggancio. Cioè si potrebbero prendere una parte di strumenti che questo metodo dà, che non conosco, sto guardando in eterico proprio perché non so neanche cosa sia, però vedo che ci sono degli strumenti che questo metodo dà che possono essere adottati a 415. Va bene. Qual è la sua musica ideale? Esiste una risposta? No, ti posso dire che è a seconda del momento della vita, no? Quindi è come se ci fosse un sottofondo ideale per quel tipo di percorso in quel momento della vita di ognuno, un sottofondo musicale, come c'è un sottofondo ambientale anche, mi viene da dire, o colori, no? Mhm, mhm. A seconda del momento in cui si è, a seconda del percorso che si sta facendo in quel momento, c'è una vibrazione ideale sia sia uditiva che visiva, ecco, Mhm. che aiuta a stare più centrati. Quindi in questo momento mi viene da dire musica classica, ma quella proprio rilassante, non quella veloce. Vabbè, un Beethoven, ta 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 ta, quella lì no. No, Io quella non so più perché, che si avvicina ai suoni, sai, siccome proprio lui, più meditativa e rilassante, ecco, quel tipo di musica classica in questo momento. siccome una sua entità eterica è Dracula, io non so perché associo Dracula a Beethoven. Perché? O Beethoven. Dracula a Beethoven. Magari. A me appare, quello che mi appare è come se io vedessi Beethoven in questa grandissima casa, villa, che può essere sovrapposta all'ambiente in cui viveva Dracula. Quindi ecco, l'unica cosa che mi viene da dire è che l'energia era la stessa, degli ambienti proprio. Mm. Mm, cioè, potrei sovrapporre diciamo la residenza di Dracula a quella di Beethoven, Ok, a livello chiamalo fisico. Beethoven. Mhm, Lo diciamo all'italiana, eh? Beethoven o qualcosa del genere. Beethoven, Beethoven. Chi mhm. è? Chi arriva? Proprio No. interferisce a livello acustico anche, è arrivato anche proprio a livello acustico. Hai sentito il tuo Sì. l'eco? Adesso adesso c'è l'eco, appena prima c'era un fruscio, proprio quando l'hai chiamato c'è stato il fruscio. Mm. 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 C'è? Mhm. Disincarnato? Eh, mm, è disincarnato, lo vedo, è molto arrabbiato, è arrabbiato perché tu lo accusi di massoneria ed è arrabbiato perché lui non doveva esprimere pienamente il suo genio e quella gli è sembrata l'unica via possibile. Io non lo accuso. Allora, era massone oppure no? Io Sì, sono il bambino che dice che il re è nudo. Era massone, sì o no? sì. Allora chi lo accusa? Se è un fatto, chi lo accusa? Nessuno.
Ho tirato fuori una verità, un fatto. Lui ha Non pote- conosciuto un uomo più bravo di lui, più capace, più geniale di lui, ma non massone, e quindi finito nell'oblio. Sì, ce n'era uno, dice, a cui io ho proposto di entrare per la sua bravura di entrare nella nostra loggia, ma lui si è rifiutato e quindi non ha, mi Vedi il spiace nome? per lui, ma non è diventato famoso. Vedi il nome? Klaus Klimmer. Con la K? Con la Sì, K, sì, K, sì, Klimmer con due M. sì. Ma andiamo a cercarlo, poi vediamo se esiste. E siamo davanti al portale aureo che apriamo adesso per il Mhm. nonno paterno di Franz. Mm. Entra ballando e cantando e con questi, sai, quei tamburi grossi che usano nelle bande, Mhm. suonando il tamburo tutto allegro che canta e salta. E dietro c'è un gruppo di bambini che cantano anche loro e lo seguono. Mm. Chiamiamo anche tutti i parenti di tutte le generazioni di Franz. L'altra volta lui non chiese disincarnati, questa volta lo facciamo. Ne avevano 176. Cosa vuole dire il nonno a Franz? Balla che ti passa. È in questo loop, non so come dirti, un po' Frenetico. frenetico, superficiale, mi viene da dirti anche, no? Quasi come se finché sta lì non scende nella profondità delle sue tristezze. In Bene, questo loop. Eh. che scenda via tutti, via il tamburo, la musica. È morto. Non era ora, non è giusto. E Franz è morto da un po', sì, immagino. È morto anche da un po'. Mm. Dice, io devo vivere. Sì, lo vedo proprio nella non accettazione della morte fisica. Mm. È proprio disperato che piange, cioè, è nel loop perché noi le abbiamo chiesto di stare lì perché sennò prenderebbe e ricomincerebbe a ballare e suonare. Vuole andare a vedere com'è il portale aureo dentro. Poi può tornare a ballare, a cantare, a suonare. Vuole? Mhm, se sta andando. Mhm.
Allora, Dimmi. è andato, Mhm. sta uscendo di nuovo, ovviamente con la consapevolezza del portale aureo, quindi non ha più la forma, no? Quindi è solo essenza. Mhm. E quello che trasmette è proprio la leggerezza della neutralità, si è alleggerito di tutta questa angoscia che aveva. Mm. E vede appunto tutti questi, cioè tutto il tamburo, tutto come se fossero abiti di scena lasciati per terra, no? È proprio leggero, si sente libero. Era come se avesse un limite. Mm, mm. Ma resta lì o torna indietro? No, no, è già tornato indietro, cioè è come se fosse, allora è entrato, ha preso tutta l'essenza e poi è uscito di nuovo, è appena lì vicino, sì, nel senso Mm? è tornato fuori, Per dirci e cosa? così, per dirci questa cosa qua, che si sente molto più leggero, che adesso lo sente che la vita è solo una delle esperienze, così dice, no? Che è esperienza. Mm. Mm. Eh, quello che, Franz che dice? Dimmi, dimmi, dimmi. quello che sta facendo è ha accarezzato, sta accarezzando Franz sulla testa e mentre lo accarezza è come se gli mandasse un po' di, mi viene a dire, di polvere del portale aureo come informazione dell'essenza dell'energia pura, ecco. Va bene, lo lasciamo andare. Se i Mhm, bambini erano disincarnati, quelli che si sono accompagnati a lui, stesso invito. Più i 100 erotti suoi parenti, mhm. stesso invito a Beethoven. C'è un'anima che vaga, connessa sicuramente a entità mentali collettive, Mm, di quanto lui era bravo, di tutte le volte che viene suonata una sua musica e riprodotta da un'orchestra, da un CD mm. in digitale, se tuttavia la sua anima vuole andare nel portale definitivo, è la aureo. E chi controlla se suonano ancora la mia musica poi? Quindi non va? Mm, no, perché non si fida di nessuno che controlla. Bene, chiama tutti i musicisti della musica classica che esistono. Mozart, Scriabin, Tchaikovsky, tutti. Mhm. Chi entra, se qualcuno entra. Bach? Bach lo vedo entrare. Mm. Entra e da dentro prova a chiamare gli altri, Mhm. ma no, non riescono proprio a collegarsi alla vibrazione. Cioè, è questo, no? È proprio, è come se ci fosse un limite, un confine, Mhm. e la vibrazione che, diciamo, Bach manda per richiamarli al portale aureo rimbalza. Va bene, lo Non chiudiamo riesco. il portale aureo. Con questa condizione, la domanda di Franz, quale musica ascolto, potrebbe essere Bach. Adesso potrebbe essere Bach. Mm.
Lui è entrato lì. Cosa fanno i 3 figli nel cinema? Come se gli nascesse il punto di domanda sulla musica che ascoltano loro. È più proprio, no? Da una parte col dubbio se lasciarla andare, però dall'altra comunque vogliono continuare ad ascoltarla, quindi ecco, c'è un po' questo, no? Si è aperto uno spiraglio di per indagare, per valutare a livello etico, ovviamente. Va. Dopo la sessione, Elena, a Franz arrivano via posta delle cuffie Bluetooth che aveva ordinato. Causa esoterica di questo arrivo. Prima domanda. Allora, diciamo che poteva essere pronto ad ascoltare pronto ad ascoltare. Mm. Quindi a sintonizzarsi con ciò che va verso la sua consapevolezza ed evoluzione. Ok? Mhm. Quindi l'allenamento che poteva fare era proprio questo, sintonizzarsi ad ascoltare quello che la sua PS gli stava indicando e gli sta indicando. Ecco, quindi il senso è stato proprio questo. Ora sei pronto ad ascoltare. Hai gli strumenti, se ti concentri e rimani centrato e ti alleni, ok, ora sei pronto ad ascoltare, ad ascoltarti. Ecco, il senso dell'arrivo delle cuffie il giorno dopo è proprio questo. Cuffie Bluetooth, tecnologia Bluetooth di auricolari, cuffie, apparecchi di riproduzione di suono e dotati alcuni di microfono per sostenere telefonate, al centro di molti, diciamo, studi non scientifici accusati in alcuni casi di interferire in qualche modo con l'essere umano. Cosa vedi nel caso generico e nel caso di Franz? Allora, generico, vedo proprio che si modifica il campo magnetico. Penso che sia quello magnetico, nel senso che vedo come se la rete è come se vedessi delle reti, no? E gusci. Sai, quando viene rappresentato, sì, il campo magnetico, penso che venga rappresentato così, no? Come se fossero tante linee che si incrociano verticalmente e orizzontalmente, no? La rete. Esatto, una rete dove in mezzo c'è tipo questo strato molecolare che in eterico può sembrare gelatinoso. Ok, quindi con la tecnologia Bluetooth si modifica, quindi è come se si addensasse più dove agisce quel Bluetooth lì e fosse invece più rado intorno a una certa distanza a seconda della potenza, no? Quindi le cuffie lo fanno tra il dispositivo e la testa, ok? Quindi diciamo che interagisce con il campo magnetico della persona in quello spazio lì, ok? Nel caso di Franz, finché non è troppo consapevole, forse del suo campo, della sua vibrazione, forse sarebbe meglio usare quelle col filo, perché lo sento tanto influenzato da questo campo magnetico, cioè agisce molto sul suo campo, ecco.
Se adesso è a 35 e 2 ore fa avesse ascoltato una musica, no, avesse ascoltato musica per un'ora con le cuffie Bluetooth, a quanto starebbe? 10-12. E se non avesse fatto questa sessione, dopo quanto sarebbe tornato a 35? 7 giorni. Se l'avesse usato una volta sola. Mhm. Se l'avesse usato anche nel pomeriggio? 10 giorni. Quindi abbassa così tanto? Nel suo caso sì. È come se, cioè, più impariamo a percepire il campo e più riesci a modularlo tu, ecco, no? Perché è proprio una questione di modulazione vibrazionale del campo. Mm. Una persona normale? Cioè, una persona generica? Generica gliela abbassa anche sotto il miliardo. Se lo facessi tu? E se non ci presto l'attenzione vado, più o meno io penso cioè quello che vedo è che viaggio più o meno tra i 95 e i 100 miliardi di solito. Se non metto l'attenzione sul campo andrei anche a 70-75 miliardi, quindi un po' me lo Com'è abbassa. l'attenzione sul campo? Come si mette? Con l'allenamento senti proprio, io lo vedo anche, però a livello fisico senti come se cambiasse la pressione energetica sulla tua pelle, mi viene da dirti. Ecco, la prima cosa che si può imparare a sentire è proprio questo. La pressione che diminuisce, aumenta, che fa anche forse aumentare il calore, quindi il movimento elettrico, mm, Mhm. sulla pelle. Ecco, questa è la prima cosa, senti proprio la differenza. E vabbè, poi puoi imparare anche a vederlo proprio, quindi poi se lo vedi è molto più semplice e lo puoi imparare a modulare proprio concentrandoti, alzando le vibrazioni, quindi eh, se presti l'attenzione lo moduli proprio, vedi proprio la rete che se ci giochi un po' diventa più stretta o più larga. Mm. Diciamo all'inizio puoi proprio immaginartelo e sentirlo. Si può abbinare quello che come l'ho fatto io all'inizio era proprio dargli una forma eh, concreta, no? Nell'immaginazione al campo e quindi, che ne so, una cascata che ti ricopre. mm, di Mhm. acqua e quindi far scendere l'acqua e poi magari farla scendere un po' di più, un po' meno. Questo è un esempio che mi è venuto in mente. Le famose cuffie senza fili della mela morsicata, Mhm. le vecchie e le nuove, come le vedi? Ecco, sono un po' più mm, un po' più schermate quelle nuove. Le prime non erano schermate per niente, cioè il campo magnetico del Bluetooth si confondeva completamente col campo esterno. Adesso è un po' più, come posso dire, un po' più delimitato, no? Un po' più circoscritto. Mm, però un po' interferisce col campo della persona comunque, se non è in grado appunto di modularlo, ecco. Qual era il nome del progetto, mm, come dire, esoterico delle vecchie e delle nuove? Allora, le vecchie era proprio un esperimento, un prototipo da vedere proprio come, come interagiscono col campo della persona, ok?
ma il loro progetto finale è quello di poterle utilizzare come collegamento diretto con la persona su cui poter agire anche. Cioè integrate nella testa? No, da lì è come se io vedessi che quando si attivano, come se si attacca, cioè in eterico appare come se quando si attivano partisse un filo che si collega al centro della testa, del cervello. Quindi quando uno ascolta musica, nelle future cuffiette della mela morsicata, poi inizia a fare, non so, acquisti o inizia Mm, quello che vedo è che potrebbero anche arrivare a progettarle in maniera tale da poter dare proprio impulsi e informazioni precise, mirate. Di che tipo? Eh, mm, che ne so, paure, inculcarne alla persona, mi viene da dirti la paura di prendere il treno. Questa è la prima che mi è arrivata, no? Quindi la prima volta che prende il treno, creargli la paura della persona, del treno che è, no? Oppure anche mm, sì, più che altro agendo in questa maniera, creando dei sintomi anche fisici, ma agendo più che altro sulla parte emotiva e mentale delle persone. Quindi anche creare malattie, ma partendo appunto dalla testa. E il progetto, come dire, esoterico aveva un nome? Bypass cerebrale. Causa esoterica del nome Bluetooth, dente blu. Esoterica, perché l'hanno chiamato così, mi sembra Ericsson, mi sembra c'è di mezzo, bla bla bla. Adesso tutti i telefoni hanno attivo il Bluetooth. Viene il dente, sì, il dente è come se fosse proprio eh, mh, la funzione del dente, no? Quella di creare una falda, no? Quindi un posto dove poter entrare, e blu è il tipo di energia che vogliono utilizzare per entrare nella testa delle persone. Ok, quindi Franz, cuffie sì o no, deciderà lui, in base a queste considerazioni. Bene, ci sono due ultime domande che sono anche accumulabili, cioè accoppiabili. In che modo l'anima gli parla? E come aumentare i suoi poteri paranormali? Lui dice, cioè le sue capacità paranormali. Insomma, che fare? Allora, proprio sì, la prima cosa, in questo momento si può proprio allenare, come gli suggeriva la sua PS, riguardo al movimento, no? Quindi dalla dispersione a una concentrazione, no? Quindi proprio focalizzare la sua centratura, la sua attenzione e il suo utilizzo delle sue vibrazioni, delle sue capacità proprio focalizzate. E lo può fare, allora quello che mi fa vedere la PS è come se lui potesse sentire tipo proprio a livello fisico come se arrivassero delle scosse, potrebbero sembrare delle scosse, degli impulsi, no? Come se lui improvvisamente sentisse le sue dita. Non so se è chiaro, però è proprio come se arrivassero, no? Vedo come se qualcuno facesse così, ecco, no? Sul suo braccio, quindi sente proprio arrivare l'impulso e quello è la PS che dice ok, questa sensazione che tu senti in questo momento è verso la tua evoluzione, senti le vibrazioni in questo momento come sono
ed è il collegamento con la sua PS, questo, ok? Come allenarsi? Mi fa vedere Franz che è come se dipingesse, adesso non lo so, possiamo tradurlo in qualche maniera più concreta, però come se lo vedo dipingere i tronchi degli alberi, quindi vedo fare delle linee, ok, proprio delle linee, delle figure su questi tronchi, più geometriche, no? Più astratte. Mm. Ehm, è come se... Abbracciare gli alberi? Hai visto Franz Silvoterapia? La sessione? Sì, cioè abbracciare gli alberi, ok, però è come se lui facendo mh, queste figure, anche, può essere anche solo semplicemente con dell'acqua colorata con un pigmento naturale che poi va via, però è come se lui facendo queste linee, queste figure astratte sui tronchi degli alberi, delimitasse il campo energetico, Mhm. ok? E pian piano si allenasse a sentirlo e a vederlo. Mm? Mm. E la Mm. musica? Secondo Sì, te? la musica assolutamente. Mentre fa questa cosa, in questo momento la musica classica, ma quella leggera, cioè proprio rilassante, leggera, no? Non quella che... Ti fa fare un salto sulla sedia. esatto, no? Quella proprio più... Va bene. sì. E le sue capacità medianiche dove vanno? In che direzione vanno? Allora, per sé stesso, questa è per sé, però è interazione con le altre persone, ma non verso gli altri, ma come ehm, miglioramento del campo in cui lui sta e interagisce, ok? Proprio la prima capacità medianica che vedo che lui può esercitare e che gli sarà poi molto semplice è proprio quella di vedere il campo energetico dell'altra persona Mhm. e con le mani, col suo corpo e con la mente imparare a modularlo per renderlo più armonico con il suo. Mm. Bene, Franz e i cluster. Che succede? Il suo cluster è una casa sull'albero. Cioè, me la fa proprio vedere che sale sì, sulla scala a pioli. E, ci sono proprio, ecco, mi fa vedere che ci sono in questo momento quei pochi contratti che ci sono dei pezzi di tronco divisi in due, cioè sono stati, diciamo, accettati in mezzo, Ma non aperti. non completamente aperti, ma solo un pochino in cima, no? Mhm. Quindi la legna non spaccata, Mm. cioè non ha Con finito il lavoro. non ha finito il lavoro, c'è la divisione e il lavoro non è finito, quindi proprio no, È iniziato ma non finito. esatto, è un po' questo momento di dispersione che lui ha, ecco. Mm. Beh, tolga tutto, Sì. finisce il lavoro per tutti i ciocchi di legno, di legna non tagliata. Mhm. Sì, prima di buttare nel portale definitivo li taglia fino in fondo. E questo mm,
è significativo, no? Perché è come se non volesse ricominciare a doverli ritagliare dall'inizio. Via. Quindi, mhm, ok. E qui mette una sua creazione. Vediamo cosa fa. È un, sembra quasi è una sfera, però è come se fosse animata, quindi come se avesse gli occhi, la bocca, no? Di energia che nasce e si espande con le note. Mm? Mhm. E però mi dice in questo momento con le note di Bach. Mm. È come se, ecco, no, il fatto della dispersione, invece è come se la PS avesse colto lo strumento di concentrazione e non dispersione, seguendo Bach, che è andato comunque nel portale aureo e quindi è tornato a essere genuino. mm? E quindi come inizio di espansione della sua energia coglie l'occasione di ascoltare Bach. Mm. Avatar c'è qualcosa? C'era un inizio di una riga, ma proprio niente di... Via. Sì. E vediamo se ci sono Dracula e DDL, No, non c'è più nulla. impianto e l'entità mentale. No. Il progetto c'è ancora? No, al posto di quel progetto lì c'è proprio come se fosse una pista per le biglie molto centrata e la, la forma della rotondità della sfera, no, della biglia, Mm. e non è più spigolosa, ma è tutto molto fluido e molto omogeneo, come una sfera. Mm. Nuova frequenza, vibrazione. 428 miliardi, Nuova consapevolezza. 197, Anima. 73, Vite. 981, Cervello. 9.7, Suscettibilità ipnotica. 78. Franz si riserva una sorpresa che è dentro una scatola, dietro una porta, dietro una finestra. Vuole? Sì, ehm, dice perché aspettare? Nel senso, la sorpresa la voglio ora, sì. Qual è? Mi fa vedere mm, la visione eh, multicolor proprio della sua capacità di percepire le vibrazioni e l'energia. È come se ci avesse aggiunto i colori. Va bene. Mm. Messaggio di Franz a se stesso.
Ora sei pronto e hai gli strumenti per cogliere quei particolari che hai sempre voluto cogliere. Mhm. Vai e vola nelle tue più alte vibrazioni. Dice, dice. Ok, sì. Era... Lo vedo, mhm. lo vedo proprio in alto, non so come dire, in alto, felice, molto... Non è più sperso nel pezzo di No, ghiaccio esatto, in bravo. mezzo Mm, all'oceano Artico, mm, Mar Artico, Mar Baltico, Mar Baltico. mhm. No, infatti. E No. cosa fa, oltre a essere diverso? Adesso come se prima fosse un po' titubante a relazionarsi in generale, ok? Invece adesso non vede l'ora per poter affinare le sue capacità, no? Le sue, proprio la via, i suoi strumenti. mm? Quindi non vede l'ora di incontrare persone per poter affinare e esercitare le sue capacità. Mm. Ok, finale vibrazione? 531 miliardi. Ok, ascoltasse un'ora con le sue cuffie Bluetooth, quanto starebbe? 4,31 hai detto, no? 531 adesso. 4,31. Tornerebbe giù a 50. Vabbè, Metti. Mm. disconnettiti da tutto e tutto.